piove. Piove? Venerdì piove. Ok. Venerdì proprio la giornata peggiore. Ok. E sabato esce il sole. Domenica? Piove. Lunedì piove. E poi? E poi martedì, mercoledì, giovedì dovrebbe uscire il sole. Quindi invece di costruire una strada devo costruire un'arca. Ecco. Vabbè. Il resto ci penso io. Ciao a tutti, oggi vi darò io qualche spiegazione, qualche delucidazione. Niente, siamo scesi giù in città oggi per recuperare un'altra batteria, perché nonostante il nostro sistema sia performante, sono bastati 3 giorni di nuvole, 3 giorni di maltempo e siamo rimasti col 20% di batteria. Sì, per mantenere diciamo attivo il frigorifero ci si vede in faccia? Dicevamo, per mantenere attivo soprattutto il frigorifero, non tanto le luci, questo lo sapevamo già, servono più batterie e più pannelli solari. Chiaramente adesso le giornate si stanno accorciando, il tempo non è più bellissimo e quindi iniziamo. Oggi abbiamo approfittato che abbiamo controllato sul meteo che sarebbe stata l'unica giornata di sole in tutta la settimana. Quindi oggi abbiamo concentrato tutto. Abbiamo approfittato per andare giù in città, prendere la batteria e speriamo di riuscire a montarla E non solo, domani. prendere un po' di materiale, come avete visto, fare la spesa di qualcosa da mangiare, perché non abbiamo più tanta dispensa, diciamo. No, la dobbiamo fare per l'inverno. E niente, adesso stavo cercando di riesumare il carrello e vedrete che è più difficile portare le cose col carrello che a mano. Tra l'altro una ruota è sgonfia, sì, e non si gonfia. E pesa più di 50 kg la batteria. Pesa più di 50 kg. Aspetta, no, via. Vieni sotto col carrello. Come devo metterlo? È esattamente come lo stai mettendo. Perfetto. Più verso di me. Grazie. Via, giù l'asta. Intanto l'abbiamo tirata giù dalla macchina. Adesso va giù fino in valle. Oh. Fuori sentiero, vero? Oh. Non mi sembra. Aspetta, fammi cambiare mano. Allora, ci sono le rocce qua. Lo so. Dove passo? Sotto o sopra? Sotto.
Ora sdraialo. Lo sdraio? Sdraialo con tutto il carrello. Sdraio così? Sì. Vado? Vai. Tiro? Sì. Ma sei proprio mia moglie tu, Ok. Aspetta Piano, piano. Girala per così. Questa starà così, l'altra sopra starà uguale.
Dove ce l'avevi dentro? Qua praticamente. Mi stai passando l'antitarlo adesso? Sì. Sto abbondando perché... Sì, sì, vedo che è bello bucato. Sta arrivando il temporale? Non ti allontanare. Dove qua? Dove vai, Lu? Hai visto i bei fiorellini? Eri tu tuo? Sì. Sì. Non sono... Sì, li ho inventati io. Poi lo sputa perché non le piace.
Ok, piccola spiegazione, non arrivava più acqua e è stato un cinghiale che ha scavato una buca qua e ha indebolito il bordo di questa parte del mio secchio di raccolta dell'acqua. Adesso ho messo un po' di fango, qua c'è anche un pochino di argilla, vediamo se riesco a fare ancora un pezzetto. Adesso tempo mezz'ora, l'acqua sarà di nuovo limpida, forse neanche mezz'ora. Il segno del cinghialotto che mi aveva scavato il lato qua e lì. Ma vuoi che te lo costruisco uno sgabello più alto? No, mi piace, è perfetta l'altezza. Fammi provare un po' il coltellino. A me non è mai successo. C'ha il culo prensile. So coordinare le chiappe. Le so bilanciare. So bilanciare le ciapette. Tu dovresti bilanciare questo.
Aspetta. Ok. Da solo ce la fai o hai... Non lo so. Aspetta, no, mi coordino io. Anche quello era un pezzo di legno. Questo va leggermente chiuso. Guarda. Che bello. Ti piace? Può andare bene? Certo. Allora, so che abbiamo parlato molto in questo episodio, ma due cose. Chiaramente va completato, non lascerei mai dei cavi così come li ho messi. Dobbiamo solo ricaricare e proseguire coi lavori nei giorni di sole. Detto questo, volevamo coinvolgervi in una piccola decisione che riguarda la stufa. Allora, l'ambiente è vero che la pietra
mantiene il calore giusto, però ma mantiene anche il freddo. Mantiene anche il freddo, nel senso che durante la notte lasciamo perdere il tetto che è da fare e magari, se Dio vorrà, lo faremo il prossimo anno. Ma per quanto isolati e i muri spessi, però la pietra si raffredda molto facilmente. Essendo un ambiente storico, fuori non potevamo fare nulla. Dentro, a parte qui la parte del letto che abbiamo isolato, fare un cappotto interno avrebbe portato via spazio su spazio, e poi sinceramente è un peccato, perché la pietra è bella, faccia vista è bella. Quindi perché parlo della stufa? Perché il problema della stufa legna è che durante la notte ci fa perdere un sacco di gradi, perché dormendo si spegne facilmente, essendo piccola, a siluro, a missile, non so come si chiamano. Per quanto la si possa caricare, cioè ha una durata di un'ora e mezza accesa, un'ora e mezza accesa, e poi si spegne. Un'autonomia, ecco. Sì, questo vuol dire che andiamo a letto in pieno inverno con 20-22 gradi, però ci svegliamo con 6 gradi e questo è un bello sbalzo. Lo scorso anno chi si svegliava per primo durante la notte, o per il freddo o per altre esigenze, il bicchierino d'acqua, quant'altro, accendeva la stufa. Riaccendere la stufa. Allora, quindi il vostro consiglio che volevamo è la cambiamo, la mettiamo in una stufa, mettiamo una stufa pellet che può gestire tutto elettronicamente a scapito della bellezza di avere una stufa. Questa è una delle opzioni. Sappiamo che ci sono delle stufe che vanno sia legna sia pellet, perché io non voglio perdere la possibilità di scaldarmi in autonomia raccogliendo l'erba, raccogliendo il legno dalla mia foresta. Però esistono delle stufe sia legna sia pellet, ma costano abbastanza tantissimo rispetto alle nostre possibilità. Terza opzione, integro la stufa pellet nel camino, che non penso che utilizzeremo, perché dispende molta energia, molta legna. Quindi l'opzione sarebbe di mantenere la stufa legna, che si può accendere all'occorrenza in questi periodi più freschi dell'anno. Al mattino in queste mattine abbiamo avuto 9 gradi fuori, quindi una minima accensione di mezz'oretta. Beh, in autunno ci sta anche per scaldare un po' la casa durante la cena o la colazione. Però per non perdere né l'estetica della stufa e l'utilità di bruciare anche in parte la nostra legna, che non abbiamo fatto, ma poi diciamo perché, l'altra opzione è di integrare, abbiamo visto che ci sono delle stufe a pellet molto piccole, integrarla nel camino. Questo ci darebbe la possibilità di mantenere sia l'estetica che la funzionalità di tutto e non congelare. Sappiamo che l'estetica sui canali YouTube è tutto, però noi siamo persone umane e vogliamo far vedere anche i limiti dell'off-grid. Ma vorremmo anche poter stazionare il più possibile durante l'inverno, no? Sì, a parte magari il periodo natalizio, però ovvie ragioni non penso che verranno qua a congelarsi i miei genitori. No. Detto questo, per concludere il cerchio stufa legna, non abbiamo fatto legna perché abbiamo dedicato l'energia al progetto strada, l'acqua e tante altre piccole cose. Abbiamo lasciato indietro la legna perché qua siamo pieni di persone delle zone montane che tagliano legna per professione, e quindi andare a recuperare per un anno la legna fuori dal nostro bosco è il problema minore. O meglio, ce l'abbiamo accantonata un po' in giro, un po' sparsa qua nella foresta, perché abbiamo raccolto, ma bisogna lavorarla, tagliarla e portarla qui. E prima finire la strada, perché con tutti i giorni di pioggia che ha fatto, la strada è rimasta ferma. Adesso andrò a prendere il calcestruzzo e proseguirò. Niente, detto questo, la legna siamo un po' in ritardo, ma non è detto che la completeremo, perché come opzione finale ci rimane o l'installazione della stufa pellet, quindi fare un mix, e qualora mancasse andiamo dagli altri proprietari delle baite che tagliano legna per professione, ne acquisteremo un pochino, almeno quest'anno andrà così. Per favore fateci sapere i vostri commenti, perché ci teniamo, noi qua vogliamo far vedere quello che è la realtà, e quindi questo è un limite delle case in pietra dell'off-grid, perché se fosse di legno tutta chiusa il problema non ci sarebbe, ma noi abbiamo pareti e tetto in pietra, quindi dobbiamo cercare di trovare il giusto compromesso. Vi ringraziamo
e grazie per essere stati senza energia con noi in questo episodio. Ciao.